Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante hype per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Ben, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Ultimamente stavo pensando a qualcosa e volevo parlarne con te. Certo, Alice, di cosa si tratta? Sto pensando di trasferirmi in un appartamento condiviso quando andremo all'università. Vorrei sapere cosa ne pensi. Ho un appartamento condiviso. Sembra interessante. Puoi dirmi di più? Sì, intendo un appartamento dove vivo con altri studenti. Condividiamo l'affitto e le bollette, è diverso dal vivere a casa con la mia famiglia. Capisco. Potrebbe essere un buon modo di vivere. Ho alcune domande. Perché vuoi trasferirti in un appartamento condiviso? Ci sono molte ragioni. Prima di tutto, voglio essere più indipendente. Vivere in un appartamento mi aiuterà a imparare a prendermi cura di me stessa. In secondo luogo, di solito è più economico che vivere da soli. È vero. Condividere l'affitto con altri studenti rende tutto più facile da pagare. Penso anche che vivere in un appartamento condiviso possa essere divertente. Si incontrano persone nuove e si fanno amicizie. Sì, sono d'accordo. Mi piace l'idea di vivere con altri. Possiamo cucinare insieme, studiare insieme e magari divertirci anche nei fine settimana. E per quanto riguarda la posizione, hai in mente una zona specifica per l'appartamento condiviso? Mi piacerebbe vivere vicino all'università, così posso andare a piedi o in bicicletta alle lezioni. Voglio vivere in una zona sicura con negozi e parchi nelle vicinanze. È un buon piano. Essere vicino all'università rende facile seguire le lezioni e partecipare alle attività. Ho sentito dire che alcuni appartamenti condivisi si trovano in quartieri molto carini. Esattamente. Ho guardato alcuni siti web che mostrano diversi appartamenti. Alcuni sono piccoli ma molto accoglienti, mentre altri sono un po' più grandi, con più stanze. Quante persone vorresti avere come coinquilini? Penso che vivere con 2 o 3 altri studenti sia sufficiente. Non sarà troppo affollato e ognuno avrà il proprio spazio. Possiamo condividere la cucina e il soggiorno, ma ognuno avrà la propria camera. Suona bene. A me piace la mia privacy, quindi avere una stanza tutta per me è importante. Possiamo anche concordare delle regole per la pulizia e gli orari di silenzio. Sì, è importante. Dobbiamo parlare di chi si occupa della pulizia, come dividere le spese per il cibo e quando mantenere il silenzio. Una buona comunicazione è fondamentale in un appartamento condiviso. Concordo. Ho sentito che alcuni studenti hanno problemi perché non parlano di queste cose. È meglio discutere tutto prima di trasferirci. Adesso parliamo dei mobili e dell'appartamento stesso. Pensi che dobbiamo comprare mobili nuovi? Forse non tutto nuovo. Alcuni appartamenti sono forniti di mobili di base come un letto, un tavolo e una sedia. Possiamo portare alcune delle nostre cose, come un mini frigorifero o un microonde. È vero, ho un piccolo televisore e alcuni utensili da cucina che posso portare. Possiamo anche comprare insieme alcune cose nuove, se vogliamo. Sì, possiamo andare a fare shopping dopo aver trovato un appartamento. Mi piace l'idea di scegliere alcuni nuovi articoli. Fa sentire l'appartamento più come una casa.
Vorrei anche decorare la mia stanza con delle foto e delle piante. Un po' di colore fa la differenza. Concordo. Una stanza accogliente e colorata rende la vita più piacevole. E per quanto riguarda l'affitto e le bollette, pensi di poterti permettere tutto ciò? Ho risparmiato un po' di soldi dal mio lavoro part-time. Ho intenzione di usare parte di quei soldi per l'affitto. Inoltre, condividere le spese con altri rende tutto più facile. È buono a sapersi. Anche io sto risparmiando soldi dal mio lavoro. Dobbiamo cercare un appartamento che non sia troppo costoso. Ho visto alcuni annunci che dicono che l'affitto è molto conveniente se condividiamo. Sì, li ho visti anche io. Possiamo confrontare i prezzi e scegliere l'opzione migliore. Dobbiamo anche controllare quanto costeranno le bollette. Cose come elettricità, acqua e internet possono aumentare rapidamente. Giusto. È importante conoscere il costo totale prima di decidere. Possiamo chiedere al proprietario dettagli sulle bollette. Sono un po' nervosa all'idea di vivere lontano dalla mia famiglia, ma penso sia un buon passo per me. Capisco. Trasferirsi può essere spaventoso, ma è anche emozionante. Imparerai molte cose nuove e diventerai più indipendente. Sì, voglio imparare a cucinare, pulire e gestire il mio tempo. Vivere in un appartamento condiviso mi aiuterà a farlo. Anche io la penso così. Voglio imparare a prendermi cura di me stesso e prendere le mie decisioni. Pensi che la tua famiglia supporterà la tua decisione di trasferirti? Penso di sì. Sono un po' preoccupati, ma sanno che voglio studiare in una buona università e che vivere in un appartamento fa parte della crescita. È buono. Anche la mia famiglia è di supporto. Sanno che li chiamerò e che li visiterò durante le vacanze. Sì, ho intenzione di visitare la mia famiglia nei fine settimana quando posso. Terrò anche i contatti per telefono e videochiamate. È importante, anche se vivi lontano, puoi comunque rimanere vicino alla tua famiglia. Sono entusiasta delle nuove esperienze. Voglio incontrare nuovi amici, partecipare a club e imparare cose nuove all'università. La penso allo stesso modo. Vivere in un appartamento condiviso mi darà la possibilità di conoscere molte persone interessanti. Possiamo aiutarci a vicenda con gli studi e condividere idee. Sì, spero di vivere con studenti di diverse origini. Voglio conoscere le loro culture e magari provare anche nuovi cibi. Sembra divertente. Mi piace l'idea di un appartamento multiculturale. Rende la vita più interessante. Hai già qualche idea su quale università vorresti frequentare? Vorrei andare alla City University. Ha un buon programma per il mio corso di laurea ed è in una zona vivace. È una scelta fantastica. Anche io sto pensando a quella università. È vicina a casa mia e posso facilmente trovare un appartamento condiviso nei dintorni. Spero che possiamo vivere nella stessa zona. Sarebbe bello visitarci e magari anche condividere un appartamento se ne troviamo uno insieme. Sì, sarebbe perfetto. Possiamo guardare gli appartamenti insieme e confrontare le nostre opzioni. Ho sentito dire che alcuni studenti vivono in un appartamento con 4 persone e condividono una grande cucina e soggiorno. Mi piace l'idea. Una grande cucina significa che possiamo cucinare insieme e magari fare piccole cene con i nostri coinquilini. Adoro cucinare, quindi mi piacerebbe. Possiamo pianificare alcune ricette semplici e magari organizzare una serata di cucina. Sembra divertente. Vorrei anche imparare nuove ricette e provare cibi diversi. Vivere con altri rende più facile condividere idee e imparare nuove cose. D'accordo.
Ho imparato tanto dai miei amici riguardo culture diverse e stili di cucina. Dobbiamo anche parlare delle regole nell'appartamento. Come ti senti riguardo alla pulizia e agli orari di silenzio? Penso sia importante concordare un programma di pulizia. Possiamo alternarci nella pulizia della cucina e delle aree comuni. Sì, e dobbiamo anche decidere quando mantenere il silenzio. A me piace studiare in un ambiente tranquillo, quindi è bene concordare alcune ore di silenzio. Concordo. Forse possiamo avere un incontro ogni settimana per parlare di eventuali problemi e pianificare il nostro programma. È un'ottima idea. Una buona comunicazione è la chiave per un appartamento condiviso felice. Sono davvero entusiasta dell'idea di vivere in un appartamento condiviso. Penso che sarà una grande esperienza. Anch'io, Ben. Credo che vivere con altri studenti ci aiuterà a crescere e imparare. Faremo nuove amicizie e avremo tanti bei ricordi. Sì, e impareremo anche a essere responsabili. Pagare l'affitto, fare le faccende e gestire il nostro tempo sono abilità importanti. Sento di essere pronta per questo nuovo passo. Voglio essere indipendente e imparare a prendermi cura di me stessa. Anche io la penso così. Trasferirsi in un appartamento condiviso è un grande cambiamento, ma è anche un'opportunità per crescere. Non vedo l'ora di vivere nuove esperienze, anche se all'inizio possono sembrare un po' spaventose. Sì, è normale sentirsi nervosi per i cambiamenti, ma credo che entrambi faremo bene. Possiamo aiutarci a vicenda e condividere le nostre esperienze. Concordo. Possiamo pianificare di incontrarci spesso, anche se viviamo in appartamenti diversi. Possiamo pranzare insieme, studiare insieme e magari anche partecipare agli stessi club. È un'ottima idea. Voglio rimanere in contatto e sostenerci a vicenda mentre iniziamo questo nuovo capitolo delle nostre vite. Inizierò a cercare appartamenti condivisi online. Magari possiamo visitarne alcuni nei fine settimana. Sì, mi piacerebbe. Possiamo andare a eventi di open house e incontrare i proprietari. È importante vedere l'appartamento di persona prima di decidere. Controllerò alcuni siti web e ti invierò i link. Possiamo pianificare una visita insieme. È un'ottima idea. Sono entusiasta di vedere diversi appartamenti e confrontare le nostre opzioni. Credo che vivere in un appartamento condiviso mi aiuterà a diventare più indipendente e responsabile. Imparerò a cucinare, pulire e gestire il mio tempo. Anche io la penso così. Voglio imparare nuove abilità e incontrare nuove persone. Vivere lontano da casa è un grande passo, ma è anche un'opportunità per crescere. Sì, e possiamo sempre chiamare le nostre famiglie se abbiamo bisogno di supporto. So che i miei genitori mi aiuteranno se ho domande. Anche i miei. Ho intenzione di chiamare la mia famiglia ogni settimana per raccontare loro della mia nuova vita. È una buona idea. Rimanere in contatto con la famiglia rende il cambiamento più facile. Non vedo l'ora di andare all'università e vivere in un appartamento condiviso. Penso che sarà un'esperienza divertente ed educativa. Anch'io, Alice. Credo che entrambi impareremo molte cose nuove e faremo grandi amicizie. Continuiamo a pianificare e cercare l'appartamento giusto. Sono sicuro che troveremo un posto perfetto per noi. Sì, ti invierò alcuni link agli annunci degli appartamenti stasera. Possiamo parlarne di nuovo domani. Suona bene. Sono entusiasta di vedere quali opzioni abbiamo. Grazie per aver parlato con me oggi, Alice. Mi sento più sicuro riguardo al trasferimento in un appartamento condiviso. Grazie a te, Ben. Ho apprezzato la nostra conversazione. È bello condividere idee e pianificare per il futuro.
Ci vediamo domani in classe. Rimanendo in contatto riguardo la ricerca dell'appartamento. Sì, ti scriverò più tardi. Buona giornata, Alice. Anche a te, Ben. A presto. A presto, Alice. Trasferirmi. Trasferirmi. Voglio trasferirmi in una nuova città. Ho deciso di trasferirmi per lavoro. È difficile trasferirmi lontano dalla mia famiglia. Università. Università. L'università è molto importante per la mia carriera. Studiamo insieme all'università. Ho fatto domanda per entrare all'università. Indipendente. Indipendente. Lavoro in modo indipendente. Vivo una vita indipendente. Essere indipendente è importante. Economico. Economico. Il viaggio è stato molto economico. Ho trovato un ristorante economico. Questo prodotto è davvero economico. Affitto. Affitto. L'affitto è molto alto in questa zona. Dobbiamo pagare l'affitto entro i 5 del mese. Ho trovato un appartamento in affitto. Coinquilini. Coinquilini. I coinquilini sono molto gentili. Vivo con 2 coinquilini in un appartamento. I miei coinquilini cucinano spesso insieme. Privacy. Privacy. La privacy è importante per tutti. Dobbiamo rispettare la privacy degli altri. La privacy online è una preoccupazione crescente. Comunicazione. Comunicazione. La comunicazione è importante nei rapporti. Utilizziamo la comunicazione per esprimere le nostre idee. La comunicazione può avvenire in molti modi. Proprietario. Proprietario. Il proprietario del ristorante è molto gentile. Il proprietario ha deciso di vendere la sua casa. Il proprietario deve pagare le tasse sulla proprietà. Responsabili. Responsabili. Ogni persona deve essere responsabile delle proprie azioni. I leader devono essere responsabili nel prendere decisioni. È importante essere responsabili quando si lavora in gruppo. Crescita. Crescita. La crescita è importante per l'economia. La crescita delle piante avviene in primavera. Dobbiamo favorire la crescita dei giovani talenti. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è arrivata inaspettatamente. Dobbiamo sfruttare questa opportunità. Ogni giorno porta a una nuova opportunità. Esperienze. Esperienze. Ho molte esperienze di viaggio. Le esperienze ci insegnano sempre qualcosa. Condivido le mie esperienze con gli amici. Abilità. Abilità. L'abilità è importante per il lavoro. Ha un'abilità speciale nel disegno. Dobbiamo migliorare la nostra abilità nel parlare. Decidere. Decidere. Devo decidere cosa mangiare. È difficile decidere tra due opzioni. Loro vogliono decidere insieme. Concordare. Concordare. Dobbiamo concordare un appuntamento.
È importante concordare le regole prima di iniziare. Possiamo concordare un piano per il progetto. Mobili. Mobili. I mobili sono molto costosi. Abbiamo comprato nuovi mobili per la casa. I mobili in legno sono più resistenti. Alice vuole trasferirsi in un appartamento condiviso per quale motivo? Qual è il piano di Ben e Alice riguardo alla ricerca di un appartamento? Condividere un appartamento significa Qual è il significato di indipendente? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.